in questo momento in cui appunto celebriamo il 30° anniversario lanciamo anche questo progetto che si chiama Design Philology, che è un progetto in realtà che nasce parecchio tempo fa. Nella primavera del 2021 abbiamo deciso con alcuni colleghi di incontrarci per avviare una riflessione collettiva. Come in molti contesti stavamo vivendo un momento molto difficile in cui, insomma, dopo i primi mesi di grande energia nell'affrontare l'emergenza pandemica, gli eventi tristi che ci hanno accompagnato, un po' anche la stanchezza dell'isolamento, stavano creando un avvilimento nella nostra comunità. E quindi sono seguiti una serie di incontri in cui il punto di arrivo è stato proprio quello di decidere di tornare a porci domande fondamentali, tra cui proprio l'indagare la nostra identità, il come si era costituita, le idee che l'avevano alimentata, e quindi come il design era nato come cultura che ci rappresenta collettivamente anche come paese, ma anche dentro il Politecnico di Milano. È nato un progetto storico quindi che è denominato Philology perché dà uno sguardo alla storia che sicuramente parte da tracce concrete, documenti, immagini, video che sono inseriti in questa piattaforma digitale, ma che appunto lo fa con uno sguardo al futuro, come gli studi filologici rinascimentali, in cui l'obiettivo dello studiare i testi classici non era quello di riprodurli, ma quello di comprendere i principi che stavano alla base, che potevano innescare un rinnovamento, una capacità di costruire nuove prospettive. E quindi questa piattaforma digitale, Design Philology, ha proprio al suo interno un sistema di archivio che raccoglie e organizza lungo una linea del tempo tutte queste tracce, ma è anche un palinsesto editoriale, quindi ha la possibilità di, attraverso la collaborazione con diversi curatori, raccontare delle storie, dei punti di vista, e questa parte è pensata proprio come una parte dinamica in cui progressivamente si raccoglieranno diversi percorsi curatoriali. Noi ne lanciamo oggi 6, ma speriamo appunto che questa parte cresca proprio in una visione corale della storia e che rappresenti anche un po' l'identità del design italiano e della cultura del progetto Politecnico, che è sempre stata capace di accogliere visioni talvolta anche dialettiche, non sempre appunto coese in termini di interpretazione del senso del progetto, e che però proprio per questa ricchezza credo hanno saputo dare origine anche all'identità della scuola come oggi. E quindi oggi è un punto di celebrazione sicuramente, ma per noi è anche un punto di ripartenza, in cui rimettiamo al centro la nostra capacità di progettare proprio come uno degli strumenti che ci consentano di guardare anche con un po' più di fiducia ad un futuro che sicuramente ha preso una forma che non era quella che ci eravamo immaginati solo alcuni anni fa. Io riprendo il racconto di Paola per ricordare un momento iniziale del progetto. Quando lei e Antonella Penati mi hanno raccontato inizialmente, un po' così anche per trarre suggestioni da quest'idea di celebrare o raccogliere o valorizzare tutto ciò che in questi 30 anni avevamo prodotto, progettato, nel nostro caso sviluppato per comunicare tutto ciò che avveniva, io ho provato a riportare questo racconto, quest'idea, in maniera anche un po' fumosa, devo dire, a Federico Bucci, e quando ha accolto questo racconto, questa suggestione, la cosa molto interessante, anche un po' tipica del suo atteggiamento, è stato una grande risposta euforica e entusiasta dell'idea, tanto che poi, tornando a Paola, ho riportato il fatto che ci aveva proposto spazi, tempi, modalità di visione, mostra, esperienza veramente interessanti e anche sfidanti, no? E piano piano siamo arrivati a dire che forse il luogo ideale era proprio questo spazio invece più circoscritto, più intimo della biblioteca storica dell'Ateneo, e che potesse veramente custodire e contenere un'esperienza che poteva distillare tutto quello che si stava creando in questi primi mesi di lavoro, che era veramente tanto da subito, perché solo la raccolta di tutti i documenti che abbiamo censito e archiviato
era veramente vasta ed è tuttora vasta e in progressione sempre più vasta, e quindi scelta la location, quello che è derivato la mostra Design Convivio per noi, per il Dipartimento di Design, è il miglior lascito e omaggio alla figura di Federico, che purtroppo ci ha lasciato poco prima di questa inaugurazione.